Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dell'Ora del Mistero, questa edizione straordinaria, tra virgolette straordinaria perché comunque è diciamo improvvisata e sicuramente quello che mi appresto a farvi sentire e leggere è una notizia, anche in questo caso tra virgolette, una notizia abbastanza importante e interessante. Ora mi spiego meglio. Più che una notizia siamo davanti a delle vere e proprie affermazioni che sono state fatte da un ricercatore che si chiama Richard Bandurick e che è il CEO, quindi il direttore di, un'organizzazione che si chiama Field Propulsion Technologies. Questa, intervista che in toto dura 1 ora e 10 minuti, 1 ora e 15 minuti, ma io ve ne farò, sentire e vedere è solo audio, circa 10 minuti e mezzo, sono la parte più importante e, in questa parte afferma delle cose che, diciamo riguardano in qualche modo la retroingegneria, è quello che realmente è accaduto e sta avvenendo negli anni, anche in questo momento, nelle aziende americane che si occupano di ottenere dei risultati di ricerca proprio da, questa situazione che ovviamente, qualora ci fossero delle persone che non sono a conoscenza delle tematiche e che quindi non sanno cosa è una retroingegneria o una ingegneria inversa, giusto per sintetizzarla al massimo, stiamo parlando di, UFO, quindi di oggetti volanti non identificati che nella fattispecie sono chiaramente di origine extraterrestre, di origine extradimensionale o interdimensionale, che sono, precipitati, per qualche ragione, dal presunto abbattimento fino all'avaria, le condizioni energetiche, climatiche sfavorevoli e via discorrendo, che sono stati quindi recuperati da, chi è, sostanzialmente, predisposto a questa tipologia di evento. Abbiamo visto in diverse live, in diversi video, che al centro dei riflettori di questa situazione c'è la Central Intelligence Agency, ci sono le forze speciali come i Navy SEAL, come il Delta Force, come i Berretti Verdi che intervengono fisicamente e altre organizzazioni statali americane come per esempio il Dipartimento dell'Energia, eccetera. E il tutto poi una volta recuperato viene in qualche modo etichettato, dalla US Air Force, quindi dalla aeronautica militare statunitense, e subappaltato direttamente a delle aziende come la Grumman, la Lockheed, la Shunk Works in particolar modo, che è quella che per intenderci negli anni ha sfornato velivoli sperimentali poi entrati a livello industriale, eccetera, come l'F-117 Stealth, il B-2, il B-21 che è il modello forse più avanzato in questo momento, in fase di produzione, e velivoli come, il V1 e il Blackbird che tra l'altro hanno volato dall'Area 51 e sono stati poi infine progettati e, collaudati proprio nell'Area 51. Quindi come vedete poi è tutto in qualche modo collimante, intrecciato e via discorrendo. Quindi la retroingegneria sarebbe quell'opera di ingegneria inversa, cioè di smontaggio e studio graduale delle tecnologie di questi oggetti volanti sconosciuti e non terrestri, col fine ultimo di reingegnerizzare per produrre sia, tecnologie, sia materiali che, prototipi, di, copie, in pratica, dei velivoli recuperati. E questa cosa naturalmente in questo periodo in particolar modo si va ad intrecciare con tutta la faccenda del New Jersey, di New York City, degli Stati Uniti più in generale e del mondo intero, dove stiamo vedendo dei droni avanzati, ma anche degli oggetti di cui abbiamo
ampiamente discusso, che grazie in qualche modo anche all'ultima intervista che abbiamo fatto a una donna statunitense del New Jersey, ad Ashley Cerbo, che qualche puntata fa ci ha fatto capire che in realtà in questo momento si vedono distintamente 2 tipologie di oggetti, in particolar modo oltre ai droni, che sono distinguibili in sfere di plasma e orbs luminosi. I primi sarebbero un fenomeno che per molti è naturale e il secondo invece è un fenomeno artificiale legato in qualche modo alla sfera biologica e che cercano di interagire e comunicare con le persone. Questo in una chiave di lettura, attuale potremmo dire che, ci porta a fare nuove considerazioni, ci porta naturalmente a fare nuovi approfondimenti sulla questione extraterrestre, sulle implicazioni del contatto e tante altre sfaccettature di questa, che probabilmente sarà, l'argomentazione più importante di questo secolo e dei prossimi anni. E ovviamente in questa chiave di lettura c'è tanta gente che considera questo fenomeno UFO, questa escalation americana e non solo, come uno sviluppo di tecnologie statunitensi. Per alcuni statunitensi si tratta di tecnologie iraniane, cinesi o russe, ma in realtà, le affermazioni sono chiare. Lo stesso governo degli Stati Uniti, il Pentagono, abbiamo visto che dichiarano che si tratta di tecnologie non nemiche, quindi non appartenenti agli altri paesi e non americane. Intanto un affettuoso benvenuto a tutti coloro che sono già collegati, a tutti coloro che si stanno collegando e che vedranno la live in differita. Io vi ricordo che essendo solo nel senso che non c'è un altro relatore, naturalmente c'è Bruno che si è catapultato immediatamente prima della live, nonostante non abbia avuto il tempo neanche di avvertirlo e che quindi segnerà le vostre, domande. Naturalmente c'è Franco di sicuro, non ho visto se ci sono anche sì, c'è Agata, non so se c'è anche Stefano, quindi ringrazio già in partenza a tutti e 4 i moderatori, e a Bruno naturalmente anche come amministratore. Quindi io mi concentrerò su quello che vedremo, su quello che sentiremo. Stavo dicendo appunto che in questa chiave di lettura nuova si vanno ad inserire ovviamente tutta una serie di cose che stanno avvenendo, ma anche di dichiarazioni che non arrivano qui da noi. Dichiarazioni che addirittura vengono fatti in canali non statunitensi e a volte anche europei, canali YouTube, faccio riferimento a questo in particolar modo, e ovviamente quindi, diciamo che siamo davanti a delle novità che emergono gradualmente, ma non si diffondono. E probabilmente questo viene fatto volontariamente, cioè nel senso che non si dà il giusto spazio, alle persone che stanno cercando di affrontare determinati argomenti, alle persone che in qualche modo stanno cercando di, dall'interno, far trapelare alcune informazioni. Ora voglio fare una premessa e poi andiamo direttamente alla notizia. E la premessa è la seguente: con quello che stiamo per ascoltare, per vedere ovviamente, tradotto in italiano, era assai che non avevo cali di voce, ehm, riguarda la retroingegneria, riguarda l'antigravità. Me l'avrà contagiata Antoine ieri la tosse. Riguarda quello che realmente sta facendo il governo americano da questo punto di vista e dove sono arrivati. E questa è una cosa importantissima. Quindi siamo davanti a qualcosa, dicevo, che qui non arriva, e c'è un podcast
che se non erro tra l'altro è stato fatto in un'organizzazione che, almeno da quello che ho capito, è olandese. L'autore appunto che è Richard Bandurick, l'autore intendo l'intervistato, non l'autore del canale, cita una serie di sigle. Queste sigle le ho dovute cercare una per una, occupando ben 2 ore del pomeriggio di oggi per riuscire a venirne a capo, perché alcune di queste sigle non, le riuscivo a tradurre, no, nel senso che non riuscivo a trovare a cosa appartenevano ed era importante, e lo vedremo nell'arco, dell'intervista, e invece sapere cosa sono o dove si trovano, cosa fanno, eccetera, perché altrimenti, è come ascoltare un discorso di cui però non conosciamo i veri protagonisti. Intanto un ringraziamento a Davide per il sostegno al canale e andiamo quindi a vedere direttamente dal canale YouTube. Io ogni tanto mi fermerò, quindi prestate attenzione a quello che viene, detto, ma naturalmente ai sottotitoli in italiano, e mi fermerò di tanto in tanto per spiegare alcune cose, incluso naturalmente le sigle. In this episode of the Deeper Thinking podcast, we feature an excerpt from Richard Bandurik's insightful comments presented as part of NASA's Convergent Aeronautics Solutions project in collaboration with Shoshin Works. For the full transcript, check out the show notes where you'll also find a link to the... Allora, vi dico subito che Shoshin Works, che può sembrare una traduzione errata di Shank Works, in realtà non c'entra assolutamente nulla ed è l'organizzazione che sta alle spalle di chi progetta e fa queste interviste, quindi i podcast. the source. So I'm CEO of Fuel Propulsion Technologies. My background is electrical. Qua faccio una correzione subito, si chiama, l'organizzazione Field Propulsion Technology, non Fuel. Engineering and mathematics. And 40 years ago, I was involved in a company, the part owner that used to do reverse engineering. And one of the things that came out of there is some of the NGOs that were... Allora, qua ci dice naturalmente che negli ultimi 40 anni ha lavorato come ingegnere sostanzialmente e ha avuto a che fare direttamente con degli ambienti molto particolari. Qui abbiamo la prima sigla che è NOS, NOS, e il NOS sta per nulla osta di sicurezza. Questo significa che, sta parlando di quelle persone che all'interno delle strutture sensibili che si occupano di retroingegneria e altri programmi segretissimi, sta parlando quindi delle persone che hanno un nulla osta di sicurezza che gli consente di lavorare all'interno di queste strutture. trying to Quindi ogni volta reverse engineer che vediamo la scritta NOS sappiamo che è advanced questo. technologies that pinged us to look at some of the stuff. Qui ci dice che hanno lavorato, ma anche lui ha lavorato all'interno di un programma di ingegneria avanzata, di ingegneria inversa e che, ora vedremo, They had. And that got me really curious because this stuff was done ha avuto a che fare con delle cose che, erano particolari, lo hanno reso molto curioso. definitely way more advanced than we actually have. Perché queste tecnologie erano molto più So one of the avanzate things della that nostra, ended up alcune di decine, altre forse di oltre qualche centinaio di anni. is I ended up getting pulled into classified programs. Ehm, And there, one of the things I wanted to look at was to see if the US government actually was using these technologies. And it turned out that my conclusion was In pratica quando è entrato e ha partecipato, ha lavorato quindi a questi programmi, era molto curioso, voleva farsi un'idea proprio di quello che erano i programmi di retroingegneria, perché voleva entrare in contatto con quelle tecnologie
appunto di origine non terrestre e avanzata, e si è fatto una sua idea su quelle tecnologie e ha diciamo una sua US government was not. conclusione. So from there, Questo è un passo importante, attenzione. La sua conclusione è che il governo degli Stati Uniti, e lui ci ha lavorato dentro, non lo stava facendo, cioè non stava ehm, lavorando agli UFO per ottenere una retroingegneria. Questo può far storcere il naso a molti, invece è assolutamente coerente con quello che abbiamo visto e letto negli ultimi documenti declassificati, come per esempio mi metto un attimo in sovraimpressione io, ora lo ripigliamo, come per esempio, Immaculate Constellation, oppure, l'altro che adesso non mi viene il nome, che abbiamo visto insieme a Massimo Cirami. E praticamente lì c'era scritto che ad un certo punto il governo e gli apparati governativi non avevano più niente a che fare con la questione degli UFO e della retroingegneria, in quanto i subappalti venivano fatti per consegnare il tutto direttamente alle aziende, alle megacorporazioni, come le vogliamo definire, le definiamo, come la Shankworks per esempio, proprio per effettuare quella tipologia di lavoro. E questa tipologia di lavoro naturalmente, non veniva da molti portata avanti. Quindi a tutti gli effetti, quello che sta dicendo del lavoro che ha svolto in questi programmi è assolutamente coerente, perché lui dice: "Il governo non ci sta lavorando", perché in effetti i documenti dimostrano che vengono date in subappalto. Ma poi quello che succede in subappalto ufficialmente non succede nulla, ma di fatto il governo non viene informato. Quindi potrebbe verificarsi di conseguenza che aziende private possono sviluppare tecnologie ma non mettere al corrente gli stessi Stati Uniti di quello sviluppo tecnologico e tenerle nel cassetto magari per un domani, per progetti futuristici che possono far incassare un bel po' di denaro. Ovviamente questo è una, supposizione. Allora, facciamo così che è meglio. Ripigliamo. I ended up working in a number of different companies. I had a project with DARPA for a while. Allora, qui ci sta dicendo che dopo aver lavorato a quel progetto in cui ha avuto occasione di vedere le tecnologie che dovevano essere studiate per la retroingegneria, ha lavorato in molte altre aziende. In particolar modo ha lavorato per il progetto DARPA. Qua lo traduce male, ma è il DARPA. Per chi non lo sapesse, il DARPA in realtà è, come posso dire, un progetto, di progetti, in quanto è un'organizzazione che comprende tra l'altro tutte le università degli Stati Uniti, che all'occorrenza vengono chiamate a, diciamo, dare il loro contributo per lo sviluppo di, varie tecnologie, di scoperte tecnico-scientifiche e via discorrendo, anche con, tra virgolette, "lo sfruttamento", degli studenti universitari, eccetera, eccetera, anche tramite concorsi e via discorrendo. Poi il tutto viene veicolato, incanalato ad una vera e propria organizzazione con delle strutture che è proprio il fulcro del DARPA, che è quello che poi, si appoggia sempre alle aziende come la Shankworks, la Grumman, la Lockheed, ma anche altre aziende che si occupano di, costruzione, di sviluppo di cose militari come la Raytheon per esempio, eccetera. Ma in questo contesto di aziende che lavorano per il governo, compreso per esempio la Tesla, la SpaceX, eccetera, di Elon Musk, ce ne sono davvero tantissime, alcune mai sentite nominare, probabilmente ancora
più importanti in questo contesto proprio perché non vengono citate mai, ma che sono delle aziende localizzate in posti assolutamente insospettabili degli Stati Uniti. What we were trying to do is some of the things we observed that you could have longitudinal forces inside of composite conductors. And these composite conductors, Qui sta parlando di onde longitudinali, di conduttori compositi, quindi sta entrando nel tecnico per arrivare ad un punto. weren't actually conductors. They were something in between a conductor and an insulator, and they were usually a very complex structure. And some of the things that we explored was if we had very small particles that were very closely spaced and we had accelerated charge. Qui parla di particelle molto piccole, molto ravvicinate, sta descrivendo alcuni degli elementi necessari per una sperimentazione di quella tipologia. Charge that we go from particle to particle, we could generate an external force or a very large force. And that was like real similar to what Ankar is working on. He's seeing the same. Mi fermo di nuovo. Allora, quindi ha descritto alcuni aspetti tecnici, alcune, diciamo situazioni della fisica che, vengono studiati per lo sviluppo di enormi quantità di energia e che ha a che fare con quello che abbiamo appena visto, quindi con gli oggetti retroingegnerizzabili. Qui dice, a cui sta lavorando, quindi attualmente lavora per questa azienda, ANAR. Qui mi sono dovuto naturalmente, improvvisare, diciamo, di nuovo investigatore, a 360 gradi. Alla fine sono venuto a capo di questa che è un'azienda software che si trova in Delaware. Same effect when they accelerate charges a very short distance. Quindi non è improbabile che ovviamente sia collegato allo sviluppo di computer quantistici e cose di questo genere, che naturalmente sono forse uno dei passi principali, insieme all'intelligenza artificiale, nel mondo della retroingegneria per poter accedere poi a quelle tecnologie energetiche, dei materiali, eccetera, che servono concretamente a livello fisico per costruire degli oggetti capaci di viaggi interstellari, interdimensionali, eccetera. They can generate an external force. Our application that we pitched to the NSF that we worked with. Allora, l'NSF è la National Science Foundation, quindi sta dicendo che il progetto di cui sta, diciamo accennando alcuni dati, è stato già presentato presso la Fondazione Scientifica Nazionale statunitense. Hannah was that we could probably use these forces for propulsion. And we're in our E ci sta dicendo che la fisica e gli oggetti tecnologici a cui hanno lavorato potrebbero rappresentare una forza per la propulsione del futuro. case, we're not using a large capacitor disk. We are Qui parla di un grande disco condensatore e ovviamente la prima cosa che salta in mente è la forma di disco volante. In realtà qua si sta parlando di ora non mi viene la parola, ma dell'anello, magnetico per sviluppare elettromagnetismo, eccetera, che in questo momento proprio ho dimenticato e rimosso questo nome. are using very small nanoparticles, and then we have the charge. Stanno utilizzando nanoparticelle molto piccole, cioè significa che se normalmente una nanoparticella noi la consideriamo piccola, questa tipologia di nanoparticelle sono ancora più piccole di quelle che vengono Charges utilizzate accelerate inside the attualmente. particles and then tunnel to the next particle. And then so Anna, we're under phase 2 right now. Now some of these other
Ci dice che sono nella fase 2 dell'esperimento, cioè significa che l'esperimento 1, cioè quello della produzione di particelle che, andavano in direzione di altre particelle, ci dice prima, e che, il tutto, forse è stato fatto probabilmente in un acceleratore, di fatto hanno avuto successo, quindi è stato creato il principio per sviluppare quella tipologia di energia. E adesso sono nella fase 2 e la fase 2 probabilmente, perché non lo sappiamo, non ce lo dice, potrebbe essere quello proprio di sviluppare quell'energia. Other materials that we'd looked at, some of the other strange properties that they have Altri is real materiali similar sono to what stati Hal's doing. esaminati che hanno delle proprietà, simili in un progetto che sta facendo, ovviamente la traduzione secondo me è errata, questo tipo che si chiama OUS. Cebit has some of these materials that were built similarly, and you had them set up instead of being a long, thin antenna, you could put them into a cylinder. Allora, poi ci dice che alcuni di questi materiali in realtà hanno tentato di riprodurli, ma non sono venuti uguali. E poi ci dice che questi materiali hanno, una forma, di antenna sottile e allungata So all of a sudden now, e instead di for the ends of cilindro. the antenna, now you have a significant amount of area. Ci dice che all'estremità di questa antenna, And in electromagnetics, what che they quindi do is adesso ha una, diciamo grandezza, significativa, importante a livello di produzione energetica nell'esperimento, è un'area elettromagnetica. they have something called the gauges. And when E, quello che chiamano misuratori di electromagnetics, what elettromagnetismo, they say is there's no radiation coming out of che the ends of an dicono antenna. che non ci sono radiazioni, quindi produce un magnetismo che però non ha, radiazioni, come So in normalmente our ci case, sono we're pretty all'estremità di sure because un'antenna. some of the experiments that we had done and some of the places I've been, I Gli esperimenti che hanno fatto sono abbastanza sicuri actually seen what we call e, nei luoghi dove lui ha lavorato, dove lui è stato, infatti effettivamente scalar visto radiation, which is quella similar to che what chiamano la radiazione elettroscalare, che è Hal's working simile a on. quello Haller's su cui working sta on a type of radiation lavorando PAL. In realtà anche qui è una traduzione errata e, dice un nome abbreviato, un nome di persona. E qua anche Over, in realtà dovrebbe essere qualcosa come Henry, adesso non mi ricordo, anche questo è un altro nome, quindi cita altri scienziati. that has no fields. But in our case, we're Un tipo di reazione che non ha campi, pretty sure that what comes out of the ends of an antenna, instead of being absolutely nothing, ciò che esce dall'estremità dell'antenna invece è they're just being assolutamente potentials. If you were to have an antenna of the right length, you could actually senza potenza, credo. Se avessi un'antenna della giusta lunghezza, see an potrei electric field effettivamente vedere un associated with campo these elettrico potentials. associato So at that a point, questi instead of using potenziali. an electromagnetic E squid, quindi a quel punto, invece di usare un calamaro elettromagnetico, qua ci ho perso 25 minuti per capire questo calamaro elettromagnetico cosa è. Allora, è un modo a quanto pare di dire il misuratore di onde elettromagnetiche. Quindi il calamaro è un misuratore di onde elettromagnetiche. to detect these potentials, now you Per could probably rilevare il follow this one potenziale potential using an electric o il field meter. potenziale, And that came out teorico, of work that's usando un misuratore di campo elettrico. some of the E dal stuff that we lavoro è observed when I emerso was che working alcune cose che abbiamo osservato with quando these NGOs lavoravano is con questi NOS, quindi ricordiamoci con le persone con nulla osta di some sicurezza, of these craft, electronics would always shut down. And some of the measurements we had done, tutti i dispositivi elettronici si spegnevano automaticamente, esattamente come succede con gli avvistamenti di UFO. it indicated there was an electric field associated with these types of radiation. E comunque per quello che sono riusciti a misurare c'era un campo elettrico associato.
And that's where my work has basically gone to today. We've talked to the Air Force, and we think we could probably replicate these type of effects. Hanno parlato in ambienti come quello dell'aeronautica, in realtà vi dico anche della NASA, e sono arrivati alla conclusione che probabilmente, ma non certamente, potrebbero riuscire a replicare questo tipo And di some of the effetto. things that comes out of Attenzione, effetto fisico, non tecnologia dell'UFO. this is that we really do have some kind of radiation coming out of the ends of an antenna, which would be a long Quindi qua ci sta dicendo che c'è una specie di radiazione che esce dalla parte, più avanzata longitudinal dell'antenna, radiation. And having an electric una radiazione longitudinale field and an oscillating con un scalar campo potential also elettrico e un implies there might be another potenziale field out there that scalare, we can't e questo implica che potrebbe esserci un altro campo là fuori, measure right now. ovviamente, che And non one può of the essere things that the Air misurato. Force has wanted us to do L'aeronautica was to militare see if voleva we che could try to measure this facessimo other. vedere cioè che vedessimo se potevano provare a field. misurare And this quest'altro other field campo is kind of esterno. similar to what Chance is observing with some of his effects. We E assume i that this effetti. field will do things like put a pressure on something, or like Questo campo ha una forza che è come se incidesse una pressione. take some other device that's measuring, say, a diffraction pattern and be able to move it a little bit. Allora, questo è un discorso perché la traduzione è veramente pessima. In pratica lui dice questo: alcuni materiali, ritorno un attimo all'immagine mia in grande, alcuni materiali recuperati da questi oggetti extraterrestri crashati al suolo, da cui stanno tentando i processi di retroingegneria, se frantumati, attenzione perché è importante questa affermazione, con una potenza, un oggetto, qualcosa che li riesce a frantumare, questo significa che non sono indistruttibili come molti pensano che siano, hanno però, seppur si polverizzino proprio letteralmente, come quando schieggiamo un vetro e il vetro si frantuma in 1000 pezzi financo a diventare polvere, accade la stessa identica cosa con questi materiali degli UFO, ma questi materiali si riassemblano e si riorganizzano, come se avessero una memoria che li riporta a in qualche modo adesso non ricordo il termine, ma lo dice tra un attimo. So a lot of our research is really confirming what everybody else seems to be working on here. And for the NSF, our real Allora, l'NSF abbiamo detto è la National Science Foundation, quindi ancora una volta si parla di dati che sono stati forniti all'organizzazione, alla Fondazione Scientifica Nazionale. objective is to be able to take these new metamaterials and try to generate an Il nostro obiettivo è quello di recuperare nuovi metamateriali. In questa affermazione è implicito che già ne hanno recuperati, ma lo sappiamo perché tra questi c'era il nitinol. Se non avete mai visto il mio video in cui vi mostro il documento di 13 pagine declassificato dalla Central Intelligence Agency, dove si fa riferimento al nitinol e più in generale, seppur in un trafiletto all'interno del documento, ad altri materiali recuperati da appunto UFO. Siamo quindi davanti a nuovi materiali, quindi altri rispetto ai metamateriali già conosciuti. E l'interesse external è quello di force. provare a And generare una internally right forza now, extra well, we are able to apply a DC current to interna, these materials, and we're in grado di applicare corrente continua dentro, nei materiali.
observing these accelerated charges in these nano Stanno components, osservando che queste cariche accelerate in questi we can componenti, see pretty large nano forces inside these componenti, si può vedere come forze piuttosto grandi al suo interno, materials. We're using relatively low currents. And a lot of these usando correnti relativamente basse, materials have somewhat of a high impedance, so they do take high voltages. e questi materiali, alcuni di questi materiali hanno una impedenza, So this is really where a lot of our work quindi hanno bisogno di usare correnti molto elevate. has been going on. Oh, and then some of the things with Larry, some of the places I've been, there are organizations, these NGOs did get a lot of that data that you were looking for. But when I looked at the data, I didn't see In pratica, vabbè, per farla breve, qua ci sono tante persone con nulla osta di sicurezza con cui lui ha avuto a che fare nei luoghi dove lavorava, che sono a conoscenza di determinate anything like a informazioni. nitrogen. So the ones that I worked with were trying to figure out how these rather large craft, which people call triangle, Quindi quelli con cui io ho lavorato, che avevano il nulla osta di sicurezza per accedere dove si trovavano gli UFO crashati custoditi, hanno cercato di capire come queste astronavi, a scanso di equivoci, astronavi piuttosto grandi, che le persone chiamerebbero would be able to disappear. triangoli, e qui devo fare una pausa e devo spiegare necessariamente una cosa. Sono 23 anni che lo dico, andando contro la stragrande maggioranza degli ufologi, ma anche degli improvvisati appassionati di ufologia, che quando si parla di triangoli volanti, i triangoli volanti neri sono tutti terrestri. E sono 23 anni che io ribatto e dico: ma ragionate, se un triangolo è ottenuto da retroingegneria, vuol dire che altri extraterrestri hanno i triangoli neri, e che il nostro progetto, se mai avesse raggiunto un livello tecnologico lontanamente simile a quello loro, è comunque uno strumento copiato da quello. Quindi questa retroingegneria di cui parla lui la stanno facendo proprio sui triangoli neri di origine extraterrestre, in quanto tra i velivoli più avanzati di quelli con cui sarebbero in contatto e che possiederebbero all'interno di strutture segrete. Adesso accennerà ad alcuni non particolari dell'oggetto, ma se non ricordo male ad alcune caratteristiche del suo modo di spostarsi, però non sono sicurissimo di questo, perché ovviamente oggi ho fatto tutta una serie di ricerche correlate per riuscire ad avere una conoscenza e una traduzione migliore possibile di questa intervista, dato che siamo proprio davanti ad uno scienziato che spesso parla in termini tecnici, che non si mostra, anche se ha fatto una ricerca, c'è una sola sua fotografia e un'altra locandina con una sua foto con lui con gli occhiali messo, che manca questa parte. Allora, quindi fatta e chiusa questa premessa, quando vediamo un triangolo nero, prima di andare subito a sparare: "Ah, quella è tecnologia terrestre", riflettiamo, perché al 99% dei casi, o se proprio vogliamo essere un po' più elastici, al 90% dei casi, si tratta comunque di tecnologia extraterrestre molto avanzata. Allora, here on a dime. So when we were set up looking at these triangles,
sarebbero in grado di scomparire. E Triangles, when quando they decloaked eravamo pronti a guardare questi and they triangoli, recloaked, we didn't quando see si sono anything like that. What svelati, we really saw was it appeared to be that these triangles were taking whatever was a quello che hanno visto realmente è che questi triangoli example would be whatever was behind them and actually prendono qualsiasi cosa che c'è dietro di loro projecting it in front e of in them. realtà la proiettano davanti a loro. Allora ragazzi, qui stiamo parlando di una tecnologia di cui io parlo dal 2004. Si tratta della tecnologia sviluppata dalla Shankworks nel 2003 sul prototipo di aereo militare Birds of Prey, esposto allo Smithsonian e quindi sotto gli occhi di tutti. Ovviamente questo particolare tecnologico non è visibile nella carlinga dell'aereo. In pratica, le nanocamere intelligenti che sono, cerco di dirvela nel modo più semplice possibile, ed è una cosa anche complicata per me che la so da spiegare, che sono collegate tutte all'unisono, come se fossero un unico meccanismo, che proiettano le immagini che si trovano osservate dalle altre nanocamere dall'altra parte dell'oggetto, creando un effetto polimimetico che rende l'oggetto non realmente invisibile, ma perfettamente mimetizzato in tempo reale con ciò che stiamo osservando, per esempio, nel cielo. Quindi se l'oggetto è in cielo, sul cielo blu, e ha attivo il sistema, anche fosse un banale aereo, noi non lo vediamo. Possiamo al massimo, se abbiamo una vista acutissima, riuscire a percepire una forma di movimento, ma non possiamo vederlo. Se questo passa, per esempio, improvvisamente sopra una nuvola, è talmente rapida l'effetto di camuffamento che noi non distinguiamo neanche in quella fase. Cioè non è come il camaleonte, per fare un esempio pratico, che entra in contatto con un colore e in pochi secondi cambia diventando quel colore perché si mimetizza. Qui è pressoché istantaneo e potremmo dire che l'effetto che otteniamo è simile, ma molto più avanzato a quello del Predator del film. Cioè questo sistema di occultamento che ti permette di percepire un movimento invisibile, ma non di vedere l'oggetto, ma più avanzato ancora di quello. which might be equivalent to taking the light rays and bending it around the actual triangle. Attenzione, questo è un altro particolare. Questo sistema ha la capacità di piegare i raggi di luce. Praticamente, per farla breve, ovviamente non prendete questo mio esempio come alla lettera, ma come una metafora. L'effetto è come quello di un buco nero che assorbe la luce impedendo di farlo uscire. Con la differenza che in questo sistema, il tutto fatto in maniera intelligente, la luce piegata, anziché essere assorbita e quindi non visibile, viene rifratta, rimodulata come quella che c'era alle spalle. Una perfetta mimetizzazione. And so our conclusion, they were doing something along those lines. They were probably doing it with a lot less energy. But some of the conditions we observed them on was a lot of times where they were
observing behind them would be a little different than what we would be observing. So what they would do is we would assume would be projecting what's behind them in front of them, but it really wouldn't be quite what we would be seeing. And then we had an idea that we could probably track these triangles because their cloak or whatever they're using to bend the light around them was never going to be exactly the same. So some of that work that I was doing with NGOs was really exciting. Allora, l'NGS, quindi il lavoro che lui stava facendo presso l'NGS, me lo sono perso. Mi sono perso questa sigla. Non la trovo più. Mi sono perso questa sigla, quindi è un laboratorio, e ricordo che si trattava di un'azienda del Delaware, se non ricordo male. But one of the other things that comes out of this is these individuals or whoever this group is that has this advanced technology probably Chiunque sia questo gruppo che possiede questa tecnologia avanzata. does not want us to reverse engineer what they're working. Attenzione, questa è una cosa importante, è un'affermazione fatta da uno scienziato che ha lavorato in quest'ambiente su queste cose. Ve la faccio finire di vedere e sentire e poi ve la spiego. So they're probably using their methods or their technologies to try to keep us from doing things like reverse engineering or exploring how they work. Allora, questa è una cosa per me importantissima. Questo gruppo, questi gruppi che usano queste tecnologie, cioè gli extraterrestri che producono questi oggetti di cui gli americani sono entrati in possesso e stanno cercando di fare la retroingegneria, utilizzerebbero le loro tecnologie per impedire agli americani di capire e riprodurre le loro tecnologie. Cioè, gli stanno impedendo con della tecnologia di riuscire a capire e a rimodellare la tecnologia ottenuta tramite ingegneria inversa. Questo significa, uno, che gli alieni sarebbero a conoscenza sia del materiale di cui gli statunitensi sono in possesso, sia quali sono le loro ricerche, sia cosa stanno studiando e naturalmente dove si trova. E quindi farebbero del sabotaggio tecnologico per impedire agli americani di sviluppare a sua volta quelle tecnologie. Questa è un'affermazione che non ha precedenti ed è per me importantissima. Just because of the fact that gives them an advantage over us. So a lot of my work really comes out of the work I do with NGOs, and I think we are on the cusp of actually developing new technologies because I think. Allora, qui ci dice che sta lavorando a dei sistemi operativi informatici per sviluppare effettivamente nuove tecnologie. Quindi stanno utilizzando i processori e certamente anche l'intelligenza artificiale, seppur non la cita, per trovare nuovi modi per sviluppare nuove tecnologie. I think we're all here on this group, we're all working all in kind of the same direction. Where I think within 5 or 10 years, a couple of us, or hopefully us. Quindi sta lavorando con un gruppo di persone dove pensano che tra massimo 5-10 anni potrebbero riuscire, almeno un paio di loro, a capire alcune di queste tecnologie. We'll have new technologies out here that'll change the world. And I think propulsion is one. Che cambieranno il mondo. Vabbè, questo lo diamo per scontato. I think we're. E penso che la propulsione sia una di queste. Questo significa che se finora non sono riusciti a capire e sviluppare quel tipo di propulsione, sembra che con i nuovi sforzi ci stiano riuscendo. Really on the cusp of actually being able to develop all this propulsion.
No, it's so I'm kind of limited. But one thing I did notice was looking at some of these materials is they were smart materials. Like one of Un'altra cosa che ho notato con i materiali che ho studiato è che questi sono materiali intelligenti. the things is when these materials, you'd be looking at them and you try and reverse engineer them, that they would turn to dust. Ragazzi, questa è un'affermazione incredibile. Allora, vi ricordate prima che ha detto che possono essere frantumati ma si rimodellano? Si ricompongono? Ora sta dicendo che anche semplicemente mentre li osservi possono cambiare per non farsi capire. Cioè sono materiali che possono interagire a un punto tale che se tu li osservi perché vuoi carpire le sue informazioni, lui cambia e si rimodella in modo tale da non fartele capire. Allora, Dust. si And then so trasformerebbero and he would in do it within a polvere minute or two. And then so you in un could take the solo dust and minuto. then send it off and get the isotopic analysis done on them. Non hanno il tempo di fare l'analisi isotropica su queste polveri And they were extraterrestrial. But these e materials, I mean, we're erano looking at something extraterrestri, that's hundreds of years perché questi materiali che ahead of sono us. When you look under a centinaia di anni microscope, an avanti electron alla nostra microscope, you're looking at conoscenza, something se li guardi al microscopio elettronico, that's composed of very small particles that sono un composto di particelle seem molto to be piccole communicating with one another. che comunicano tra di loro. So those are the things that I've been involved in that I'm not that we can talk about, but I think that's one of the reasons why extraterrestrial materials are not really available to most people, is because most I materiali extraterrestri non sono realmente disponibili alla maggior parte delle of them persone are perché la set maggior parte di to loro disintegrate non if they sono get in the wrong hand. destinati a No, disintegrarsi well, se it's the finiscono nelle isotopic mani analysis sbagliate. of the Scusate, la traduzione è sbagliata e ho sbagliato di conseguenza pure io. Cioè i materiali, per non finire in mani sbagliate, si disintegrano. dust that's left behind tells you it's extraterrestrial, at least where it was L'esame isotopico ci dice che il materiale è extraterrestre, quindi senza ombra di dubbio. manufactured. But so we're looking at materials that can reconfigure themselves. So Ma stanno cercando materiali che potrebbero riconfigurarsi, cioè riassemblarsi prendendo una forma differente. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda tanto la testimonianza di Ashley, che ci ha raccontato che a metà novembre avrebbe incontrato e visto quello che sembrava una sorta di robot umanoide con delle caratteristiche particolari ben definite che diciamo, anche se non abbiamo letteralmente tradotto, però a gesti ce le ha un po' mostrate. Tra l'altro in questi giorni non posso ovviamente dire chi, ma un utente del canale mi ha raccontato una storia analoga che gli sarebbe successa alcuni anni fa e quindi sarebbe già una seconda testimonianza che racconta delle stesse cose in epoche diverse, con molti punti in comune, che guarda caso si scompone in piccoli cubi, come ci sta raccontando Richard Balduric, si scompone in polvere che si riassembla anche in quel caso, solo che mentre qua si riassemblerebbe con una forma differente, nel caso che ci ha raccontato Ashley si trasforma in quello che viene definito l'orbs. Ma se io ho ragione, e ho ragione di credere che possa essere così almeno in alcuni casi, e lo dico dalla prima live che faccio sull'argomento droni in New Jersey, che dentro questa sfera bianca di luce che possiamo definire orbs, in realtà ci sarebbe un oggetto fisico e che quello funge da campo di forza, da protezione e anche da mimetizzazione, perché
seppur vedi la luce, non vedi quello che ci sta dentro. There are composed of small subunits. So the type of things I looked at were something as small as a sliver of metal that would reconfigure itself depending on where it was. It would cloak itself and it would try to blend into the environment. So Attenzione, anche questa è una cosa assurda, che può sembrare assurda, ma è detta da uno scienziato che ci ha lavorato. I piccoli frammenti di questa tecnologia intelligente cercano di nascondersi per non farsi prendere e studiare, o addirittura si mimetizzano con l'ambiente. the ones that this one NGO used to get a hold of were the ones Allora, ONG ha usato, allora, quelli che questa ONG sono le onde non gravitazionali, that were technically broken. I guess the ones that didn't really function very well. So then you could collect them every once in a while and then try to analyze them. You could do things like split them apart, but they would attempt to find each other or reconfigure. quindi un'altra caratteristica, se tu tenti di separare le parti, eccetera, è quella che sembrano riconfigurarsi e cercarsi a vicenda i frammenti. The experiments they did, Sembra di vedere una scena di Terminator 2, perché stiamo parlando di una sostanza con delle caratteristiche simili a quelle, per intenderci, del Terminator liquido. it was we took one of those and we put it on a very hot surface of about 3,000 degrees. And what it would do is it cooled the surface around itself. And then when we took the device off and then weighted again, we would find that the mass would be reduced by a certain amount. So these are really curious types of materials. So that's how we could kind of tell they were extraterrestrial. Qua ci ha raccontato di un esperimento di esposizione a 3000 gradi di temperatura che ha portato ad una leggerissima riduzione adesso non mi ricordo se era della massa del materiale. Because these things weren't like decades ahead of us. Yeah, so we were looking at very little things. They seemed to deposit all over the world. We weren't estimating there's probably trillions of these things that are deposited. Probabilmente ci sono trilioni di queste cose che sono depositate They have all sorts of functions, which really e kind hanno of tutti i implies tipi di that funzione, cioè si sta parlando di pezzi di oggetti non terrestri, trilioni. Quindi si parla di frammenti. maybe this group is actually manipulating our species. But you can still acquire Questo gruppo, quindi questi extraterrestri, starebbero manipolando la nostra specie. those. You know where to look for them. You can find. We know how to find them. Yeah, they were like I was saying. They're more intelligent materials. Like these subunits probably had computational functionality, right? Because they knew what their neighbors were all about, and they knew they Funzioni could computazionali. reprogram themselves to be something different, right? Si autoriprogrammano If they needed to change themselves. se hanno avuto la necessità di cambiare se stessi. Allora, togliamo la condivisione e con questo diciamo che abbiamo concluso questa parte importante. Ribadisco ancora una volta che siamo davanti a una intervista, qua sono solo 10 minuti, ovviamente con le mie spiegazioni sono diventati più di quanto ok. E di quanto in realtà l'intervista dicevo di circa 1 ora e 10 minuti e la trovate tramite link, potete accedervi direttamente nella bio del video stesso. Questa è la parte più importante, la parte più complessa che diciamo è stata attenzionata. Io l'ho recuperata grazie ad un post di Reddit, il quale mi ha da una parte mi ha dato la possibilità di andare a scoprire questa intervista, a recuperarla. Grazie Franco per il sostegno al canale e grazie Rosaria per il sostegno al canale.
dall'altra mi ha dato una traduzione, diciamo abbastanza coerente, che era stata fatta, grazie all'ausilio di intelligenza artificiale. Però poi, infatti inizialmente ve la volevo leggere, poi ho capito che forse era meglio invece farvela vedere direttamente a scanso di equivoci, perché c'è sempre, non ovviamente membri della community, che diciamo è composta da persone intelligenti, ma ogni tanto c'è qualcuno di passaggio, diciamo, che viene a disturbare, che magari comincia a fare storie e a dire che è tutta un'invenzione, che non c'è un documento, eccetera, eccetera. Quindi a scanso di equivoci, così l'intervista c'è, è stata vista, è stata letta, eccetera, eccetera. Bando alle ciance, reputo questa intervista importantissima, che sicuramente avrà un seguito, spero non negativo, in quanto temo che persone come questa, che vanno a parlare di certi argomenti così serenamente, non siano propriamente al sicuro, proprio in questo momento in cui purtroppo c'è una tendenza sempre più pressante e più forte, con qualunque mezzo, alla segretezza da parte proprio di chi vuole mantenere il potere negli Stati Uniti e non vuole fare assolutamente trapelare le informazioni che riguardano la reverse engineering, poiché ricordo ancora una volta, l'ho detto tante volte ma è opportuno ridirlo, che da quello dipende l'economia del futuro, la ricerca scientifica del futuro, la ricerca militare del futuro, l'esplorazione spaziale del futuro, e tutto è ricollegabile e riconducibile a questa questione, e chi avrà l'egemonia in questo campo potrà dettare legge nel futuro. Allora, andiamo alle vostre domande. E intanto vi do lo stop alle domande, e quindi farò solo quelle che sono finora pervenute. Perché ci sono basi allora Gima, perché ci sono basi UFO in mare, verità in Antartide? Domanda un po' contorta. Allora, che ci siano basi UFO in mare nell'ambiente ufologico è una certezza matematica, che il governo stesso degli Stati Uniti indirettamente, in quanto lo hanno fatto i protagonisti della disclosure presso il Congresso degli Stati Uniti sia 2 anni fa che quest'anno, hanno parlato di basi sotterranee e di oggetti transmedium, quindi con la capacità di passare dallo stato liquido gassoso, quindi dal mare al cielo, e in teoria anche dentro i corpi solidi. Verità dell'Antartide. Allora, se parliamo di questioni legate al muro di ghiaccio, alla terra piatta, eccetera, neanche c'entro in questo discorso, perché per me non sono argomenti sufficientemente seri, senza offesa per nessuno. Se parliamo di segreti dell'Antartide legati a presenza aliena o presenza di civiltà perdute, di resti archeologici di civiltà precedenti, eccetera, per me è tutto vero, ma va preso con le pinze, perché come ho spiegato in una live insieme al collega Roberto Lombardini, proprio sull'Antartide, che ne abbiamo fatte 2 sull'Antartide, più una terza che abbiamo fatto con Visani, dove abbiamo spiegato, dove io ho spiegato che quando si parla di resti in Antartide dobbiamo sempre tenere in considerazione una cosa importante, che purtroppo la maggior parte delle persone non tengono in considerazione. Abbiamo uno strato di ghiaccio che varia a secondo della zona da 1,5 chilometri fino ad arrivare a 4 chilometri di spessore, anche 5, che è una pressa idraulica che distrugge e disintegra qualsiasi cosa su cui si trova nel momento in cui già grava di peso, ma se poi questo si sposta, come avviene con tutti i ghiacciai, fa il tritacarne, fa una pressa idraulica in movimento. Quindi se c'erano resti di una civiltà, come possono essere per esempio le famose piramidi,
che qualcuno sostiene che siano ancora presenti in Antartide, se queste ci fossero mai state, non sono sicuramente quelle che ci fanno vedere, ma sicuramente si devono trovare sottoterra, oppure troveremo solo polvere di pietre macinate. So che questa cosa non piacerà a molti, ma di fatto è così. Quindi questi nuovi materiali potrebbero avere a che fare con l'avvistamento di Ashley Sherbos? Secondo me sì, Daniel. D'altra parte, la presenza robotica negli incontri con gli extraterrestri non è una novità. Se andiamo a vedere, a sfogliare la letteratura ufologica mondiale, anche in Russia, anche nell'ex Unione Sovietica era così, spesso alle figure umanoidi, indipendentemente che queste fossero alte 4 metri, 5 metri o mezzo metro, queste erano accompagnate da robot. Robot che oggi ci farebbero ridere perché avevano un aspetto molto goffo, molto tondo o molto squadrato, un po' come erano, diciamo, i robot che venivano ideati nella fantascienza cinematografica degli anni 50, 60 fino forse a metà degli anni 70, poi la cosa è cambiata. Chi è appassionato di fantascienza di quell'epoca si ricorderà che c'erano questi robottoni che fanno un po' ridere, che si muovevano tutti così, magari c'era dentro la persona che lo faceva muovere. Perché? Perché il loro scopo in realtà non sarebbe per nulla, diciamo, simile a quello di un essere umano o di un essere umanoide, quindi di un organismo biologico, ma avrebbe proprio delle funzioni meccaniche, che ne so, servizio di fare qualcosa, raccogliere degli oggetti, dei campioni, eccetera, un po' come le nostre sonde, però all'occorrenza capaci di automanipolarsi, di autoriformarsi in una struttura differente e più idonea al caso. Cioè, in parole povere, una tecnologia capace, talmente intelligente, quindi con un'intelligenza artificiale, capace di stabilire la forma più idonea per l'utilizzo che serve in quel momento. Allora, può essere che queste astronavi non siano state abbattute o precipitate, ma trovate magari in Antartide? Allora, Davide, ufficialmente dei 9 UFO che sarebbe in possesso il governo americano e che sarebbero custoditi dagli americani, uno è precipitato in circostanze non spiegate in Italia negli anni 30. Due, scusate, sono precipitati a Roswell nel 47. E poi ci sono stati tutti quelli successivi negli anni 50, 60, 80 e 90, e uno di questi ce lo ha raccontato anche no, io oggi i nomi non me li riesco a ricordare, ragazzi. Quello che ha lavorato nella S4, aiutatemi a ricordarmi, non mi viene il nome. Quello dell'elemento, del nuovo elemento, vabbè, comunque. Ha parlato, e c'è una storia tutta particolare di cui ho fatto Bob Lazar, bravo, di cui ho fatto un video qui sul canale raccontando questa storia. In realtà ce ne sono 3 video di Bob Lazar, ma c'ho scritto anche un articolo in cui racconto tutta questa storia. Sarebbe stato trovato all'interno di uno scavo archeologico in Egitto, e che sarebbe stato oggetto di una contesa molto aspra, addirittura con uno scontro armato. Ora, quindi nessuno di questi sarebbe stato trovato in Antartide. Questo non significa che non è possibile che magari abbiano trovato qualcosa anche lì.
Addirittura c'è una storia del periodo in cui c'era la guerra con i talebani, con Al-Qaeda, che non è quella del famoso gigante di Kandahar, che è un'altra storia vera e interessante. Ce n'è un'altra che arrivò in Italia e sparì dalla circolazione a livello mondiale nell'arco di pochissime ore, in cui si parlava del ritrovamento di un Vimana, quindi di un'astronave risalente a migliaia di anni fa all'interno di una caverna in Afghanistan e del recupero di questo oggetto da parte americana. Quindi magari ce ne sono anche altri di cui non siamo a conoscenza, magari di cui anche gli informatori che sono andati a parlare al congresso non conoscono. Allora, sulla questione abbattimento o precipitate, alcune di queste sarebbero precipitate per proprie avarie non spiegabili. Alcune di queste sarebbero precipitate e si sarebbero semidistrutte per un problema durante il viaggio. Alcuni di questi sarebbero stati consegnati con un accordo preciso fatto con gli extraterrestri per darci la possibilità di studiare alcune tecnologie e altri probabilmente sarebbero stati abbattuti. Ricordiamoci sempre che non tutte le tecnologie di non tutte le specie sono tecnologie avanzate di centinaia o migliaia di anni avanti. Quindi questa è una cosa importante. Allora, sì, Franco, se vuoi puoi farlo. Ehm, e quindi invito a chi sta seguendo la live, appena Franco finirà di fare una determinata traduzione di una parte che parla della meccanica quantistica, della relatività, eccetera, se Franco può, lo posterà e lo metterò in evidenza sotto al video, in riferimento appunto all'intervista. E allora, quindi andiamo avanti con le domande. Altra domanda di Davide. Ma con questa tecnologia, se invece di mostrare quello che vedono le telecamere posteriori, mostrano un'immagine su un PC, possono mostrare un'astronave al posto di un aereo? Questo non lo so sinceramente, ma lo reputo possibilissimo. Cioè, se un materiale intelligente ha la capacità di trasformare se stesso, automaticamente non vedo perché non possa fare questa cosa che è molto più semplice. Ma la vedo più vicina alla trasformazione di se stesso che alla proiezione in quel caso. Quindi credo che siano due tecnologie differenti, quindi per me è possibilissimo. Ciao Mari, allora, cosa ne pensi di IT Alert messo in atto l'anno scorso? Premessa che non l'ho mai avuto, non l'ho mai attivato in nessun dispositivo, quindi non l'ho visto direttamente. È un software e questo software ha uno scopo preciso, che è quello di avvertire le persone, ma secondo alcune ipotesi, che possono essere veritiere, potrebbe anche avere una funzione di controllo. E questa ipotesi viene da una motivazione precisa, che IT Alert in teoria senza un'app apposita non è disinstallabile da un dispositivo. E questa cosa ha innescato, diciamo, tutta una serie di ipotesi complottistiche. Non credo però che possa entrarci minimamente nulla con, diciamo, le tecnologie eventuali extraterrestri. Maya, quali sono le tecnologie oggetti alieni sviluppati in seguito dagli umani? Grazie. Allora, Maya, premessa che alcuni sono di uso comune, per esempio alcuni superconduttori, per esempio il nitinol. Il nitinol è utilizzato da circa 20 anni per la produzione di alcune cose industriali, i microchip, la nanotecnologia, le telecamere polimimetiche
E queste diciamo che sono le cose più terra. Qualcuno sostiene anche il velcro, che può sembrare una banalità, ma è comunque una tecnologia interessante per essere una cosa fatta da un tessuto. Anche il Kevlar, che è quello che viene utilizzato, quel materiale che viene utilizzato a protezione dei militari. E c'è anche la visione notturna, l'intensificatore di luce, l'immagine termica, tutte queste cose secondo alcuni insider militari sarebbero state sviluppate da tecnologia extraterrestre e molte altre cose, ma annuncio, quindi approfitto di questa tua domanda, Maya, per anticipare che era già da tempo la mia volontà di fare una live sull'ultimo libro questo di qua, del colonnello Philip Corso, proprio per questo motivo. Quindi approfitto di questa cosa per annunciarvi che appena possibile, magari appena si calmano un attimino le acque della situazione, che non richieda più continui aggiornamenti, e quindi il rimandare di altre live, all'interno di questo libro ci sono elenchi di tutte le tecnologie che sono state sviluppate, di tutti i fattori legati ad essi nel periodo, per esempio, in cui c'era in servizio proprio il colonnello Philip Corso al Pentagono. E vi dico e vi anticipo che la maggior parte delle tecnologie di cui parla qui sono state menzionate come tecnologie sviluppate dal documento Kona Blue, che è quello di cui non ricordavo il nome poco fa, perché il documento Kona Blue parla anche di adesso non mi ricordo, sono tra tra i 20 e i 30 brevetti depositati di tecnologie e materiali sviluppati tramite retroingegneria. Queste particelle con antenna non ti ricordano un po' quello che abbiamo visto al microscopio qualche giorno fa e che, se ricordo bene, era acqua derivata dalla nebbia? Allora, Lalica, intanto ciao. Allora, io mi ricordo dei filamenti, potremmo dire, che in realtà erano dei materiali solidi, che in teoria sono materiali industriali, in buona sostanza. E poi c'era un microrganismo. Il microrganismo che l'autore del video, che aveva fatto l'analisi al microscopio non digitale, quindi non poteva fare la fotografia, mostrava questo oggetto sostenendo che potesse essere una nanotecnologia, quindi una nanomacchina biologica o semibiologica. Quindi da quel punto di vista c'è, secondo me, una similitudine con le tecnologie descritte in questa intervista che abbiamo visto, ma non trovo similitudini con l'antenna, almeno di quello che mi ricordo. Però dobbiamo capire che quando lui parla di antenna, non sta parlando di una forma precisa di antenna, come quella poteva essere l'antenna televisiva di un tempo, ma di una forma che serve a produrre energia e composta da più parti, e che questa parte più larga, che lui definisce cilindrica, era quella che serviva, diciamo, a proiettare proprio questa energia. Gabriele, credi ci sia un accordo mondiale su come affrontare la situazione? Che io vedo un'unione globale a nascondere tutto. Allora, Giuseppe, non credo che ci sia in questo momento una comunicazione tra paesi riguardo alla situazione globale e dal punto di vista ufologico, eccetera, perché hanno creato precedentemente un clima di ostilità
che non permette allo stato attuale di avere canali rapidi e preferenziali come poteva essere per esempio nella guerra fredda, e c'erano i famosi telefoni rossi, che erano la linea di comunicazione diretta tra il presidente statunitense e il presidente sovietico, che servivano a scongiurare che la guerra fredda si trasformasse in terza guerra mondiale o addirittura in un olocausto nucleare. Oggi siamo in una situazione molto peggio, anche se, scusate, fatemi passare questo termine, anche se è brutto, comunque peggiore rispetto a quello di quell'epoca, ma si tratta di un doppio, quindi come se ci fossero due binari che camminano paralleli. Da una parte i rischi di guerra veri e propri dovuti agli interessi nazionali e internazionali, che partono dalla crisi e guerra in Ucraina, dalla crisi e guerra in Palestina, dal rischio di guerra a Taiwan, dalla crisi in Venezuela, dalla crisi tra le Coree, eccetera, eccetera. E dall'altra praticamente abbiamo questa pressante crisi internazionale di carattere ufologico, tecnologico, perché dobbiamo ricordarci sempre e distinguere il fattore ufologico, fattore sfere di plasma e sfere di luce, orbe, eccetera, dai droni che ci sono realmente. E quindi qual è il canale che raccoglie più interesse a livello internazionale nel mondo della politica? Quello degli interessi geopolitici, degli interessi militari, strategici, di risorse, eccetera, e quindi questo viene relegato in secondo piano. Tant'è vero che nel discorso di ieri del presidente neoeletto Trump ha puntualizzato che la prima cosa che farà dopo l'insediamento, se avrà i tempi giusti per poterlo fare, perché naturalmente deve essere informato per bene dei fatti, all'indomani stesso del suo insediamento, cioè il 21 di gennaio, lui dirà al popolo americano quello che il governo ha tenuto nascosto in questi mesi. Attenzione però, perché in questa affermazione non è scritto da nessuna parte che il mettere al corrente il popolo americano e quindi l'opinione pubblica anche mondiale di conseguenza, in questo senso sia dirgli che ci sono gli UFO e che i droni stanno studiando gli UFO, ma ci dirà quello che il governo ci ha tenuto nascosto. È un'affermazione precisa che va preso per quello che è. Quindi, se il governo precedente ha nascosto una cosa al popolo americano, lui cercherà di dire quella cosa, che potrebbe pure essere che si tratta di droni sperimentali americani, omettendo e dicendo magari in un secondo momento della presenza degli UFO, poiché nel momento in cui lui verrà a conoscenza di determinati dettagli importanti dagli organismi preposti ai briefing che vanno fatti ai presidenti degli Stati Uniti nel campo tecnologico militare, nel campo dei rischi, delle situazioni di crisi, nel campo degli UFO e delle armi nucleari, automaticamente lui si troverà nelle condizioni di poter dire o non poter dire determinate cose, ma non perché gli viene dato l'out-out che non ne può parlare. Perché non pensiamo solo alla censura, non c'è solo la censura, non c'è solo l'interesse del deep state, del potere di mantenere in qualche modo lo status quo, ma di fatto c'è un altro problema, quello della sicurezza nazionale. Cioè, se un presidente degli Stati Uniti, con tutta la buona volontà di dare delle informazioni, magari sono 20 anni che vuole parlare di un argomento, ma se dovesse venire in contatto con un'informazione, faccio un'ipotesi, quindi è un'ipotesi,
la puntualizzo ancora una volta, è un'ipotesi quella che sto facendo, che l'attuale fenomeno UFO è una minaccia concreta e quindi c'è un rischio concreto di un attacco, un'invasione o più semplicemente di una rappresaglia, di una qualunque cosa nei confronti di un paese o di tutto il mondo, automaticamente, per evitare il panico globale, per evitare una serie di problematiche, lui dovrà dire quello che può dire nel contesto che può dire, non utilizzando determinate parole, determinati fatti esclusi, per evitare ulteriori problemi e complicazioni. E questo vale anche nel quadro della disclosure. Non ci mettiamo in testa che se Trump riesce a fare la disclosure, se la gente comincia a parlare come sembra che stia cominciando ad avvenire dall'interno, si saprà tutto così, d'amblè, da un giorno all'altro si svegliano tutti e si parla tutti con la conversione di tutti che il fenomeno è reale. Non è così che funziona. Sarà una cosa graduale, sarà una cosa circoscritta e limitata nel tempo, cioè se ne parlerà per un certo periodo e quando se ne parlerà verranno messe diverse cose che possono innescare dei meccanismi pericolosi, imprevedibili o violare le leggi per la sicurezza internazionale e la stessa sicurezza internazionale. Quindi ci diranno di più, ma non ci diranno tutto. Ci mostreranno qualcosa, ma non ci mostreranno le cose più eclatanti. Ci diranno se c'è un rischio, ma non ci diranno fino a quando. Ci diranno se c'è qualcosa di pacifico, eccetera, ma non lo vedremo per le strade. Cioè, mettiamoci in testa che sarà una cosa graduale e a meno che gli extraterrestri stessi non decidano ad un certo punto di fare il contatto, scendere direttamente e farsi vedere da tutti, e non so fino a che punto questa sarebbe una cosa positiva per l'umanità, perché anche lì ci sarebbero implicazioni, sconvolgimenti, ci sarebbe un grit reset, ci sarebbe panico totale, perché la maggior parte delle persone, parliamoci chiaramente, non sono preparate. E ci sarebbe panico. Detto questo, quindi andiamo verso la chiusura e io naturalmente vi auguro a tutti buona cena, buon sabato, divertitevi o rilassatevi, fate quello che più vi aggrada. Grazie di essere stati qui con me, un grazie speciale a Bruno, a Franco e ad Agata. Stefano non l'ho visto, vabbè, grazie comunque, magari non ha potuto partecipare. D'altra parte c'è stato pochissimo avviso anche per me stesso. Spero di aver fatto cosa gradita, non vi dimenticate il like assolutamente, condividete il video se potete. Se avete altre domande fatele in bio, se posso vi rispondo stasera stessa, comunque il prima possibile. Ciao a tutti e ci vediamo domani con la live insieme a Massimo Cirami con altre novità, le ultime novità, le ultime notizie, alcuni video e tanta altra roba sia sulla disclosure che naturalmente sulla questione dei plasmoidi, dei droni, eccetera. Ciao a tutti.